Buongiorno a tutti! Oggi vediamo un tutorial su come realizzare delle filettature su metalli, in particolare ferro e alluminio e altre leghe, semplicemente con l'utilizzo di un trapano avvitatore. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo tipo di filettature sono molto utili per svariate tipologie di fissaggi su materiali abbastanza spessi, come in questo caso un bullone di ferro, ma anche su materiali più sottili e più leggeri, come questa letta di raffreddamento in alluminio. Anzitutto partiamo dal diametro della vite di cui vogliamo andare a realizzare la filettatura. Una vite M4 con diametro 3,81 mm. Per non sbagliare, le prime volte che effettuate questa operazione potreste anche utilizzare una punta per un preforo da 3 mm. E poi andrò ad utilizzare la punta filettatrice. Queste punte sono disponibili online, vi metterò il link in descrizione, sono abbastanza buone e hanno un inserto esagonale. Misure da M3 a M10. Se siete alle prime armi con queste punte vi consiglio sempre di realizzare un preforo con una punta a ferro con spessore inferiore di circa 1 mm rispetto alla punta che volete utilizzare. La tecnica del preforo permette anzitutto di non rovinare le nuove punte e poi di realizzare una filettatura con più calma. In ogni caso il preforo è indispensabile se utilizzate quest'altra tipologia di punte che non hanno la foratura in testa. Si tratta di punte filettatrici in titanio più resistenti, per le quali vi metterò il link in descrizione. Bene, a questo punto basta con le chiacchiere e andiamo a realizzare il preforo e la filettatura relativa. Una volta ammorsettato il pezzo di metallo da forare, in questo caso un bullone esagonale lungo, effettuiamo prima il preforo. Procediamo lentamente in maniera perpendicolare appoggiandoci alla morsa. Nella fase iniziale non eccedete con la velocità per non scaldare troppo la punta. Minore la velocità, maggiore l'efficacia. Una volta effettuato il foro, possiamo andare a scegliere la punta filettatrice che deve avere, qualunque sia la misura, il diametro maggiore di 1 mm rispetto al preforo. Per lubrificare il foro e anche la filettatura utilizzo del VD40. Per la foratura e per tutti i miei lavori in genere utilizzo questo trapano di Walt, un avvitatore a percussione ad inserti, un ottimo trapano a 3 velocità, link in descrizione. Avendo già effettuato il preforo possiamo procedere con calma ad effettuare la filettatura andando lentamente come se dovessimo avvitare una vite. Una volta superato lo spessore del pezzo potremo invertire la marcia e far fuoriuscire lentamente la punta filettatrice. È importante in questa fase andare con la minima velocità disponibile. Proviamo il nostro bullone sulla filettatura femmina e verifichiamo la tenuta corretta. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Con questa tecnica si possono realizzare filettature su qualsiasi oggetto in ferro per i nostri svariati fissaggi. Una volta che avrete acquisito la tecnica, potrete direttamente effettuare il foro con la punta filettatrice e filettare tutto in un'unica operazione. Senza dimenticare di porre la velocità al minimo e di lubrificare con del VD40 ogni tanto. Una volta che la punta sarà arrivata alla parte filettatrice dovremmo necessariamente rallentare e comportarci come se stessimo avvitando la punta. Superato lo spessore andiamo ad invertire la marcia e possiamo andare a testare la tenuta della nostra vite. Questa tecnica diretta può essere anche utilizzata per materiali più morbidi come per esempio la zama, una lega tenera dal colore grigiastro
In questo caso abbiamo un morsetto di una batteria 12 volt realizzato in questa lega di zinco alluminio che può essere validamente forato direttamente. Eseguo quindi direttamente il preforo e poi la filettatura più lentamente. Nel caso specifico, questa filettatura mi permetterà di aggiungere un collegamento supplementare al polo positivo di una batteria 12 volt. Rimanendo sempre nell'ambito dei componenti elettronici, vediamo come è utile questa tecnica di filettatura per filettare l'alluminio per il fissaggio di componenti elettronici. Ammorsettato il pezzo, andiamo ad inserire l'inserto filettante da 3 mm, di solito questa è la dimensione che si usa sulle alette di raffreddamento, e vado ad effettuare il foro. Una volta che la punta sarà arrivata alla parte che filetta l'alluminio, è necessario rallentare la corsa. Nello specifico devo fissare un LM317T, uno stabilizzatore di tensione variabile, su questa aletta di raffreddamento. Per fissare questi componenti elettronici utilizzate sempre della pasta termica che aumenta la conducibilità termica del componente elettronico sulla letta stessa. La pasta permette di condurre meglio il calore sull'alluminio e il componente non si brucerà. Questo stabilizzatore variabile sarà utilizzato in un mio prossimo video inerente un alimentatore portatile. Nei casi in cui vorrete separare elettricamente il componente dalla letta di raffreddamento, sarà opportuno interrompere il collegamento elettrico interponendo un isolatore in mica, una sorta di vetro, oppure in silicone. In questo modo il componente rimarrà isolato dalla letta di raffreddamento. Queste tecniche di filettatura femmina dei metalli più morbidi come l'alluminio sono molto utilizzate nell'ambito dell'elettronica, ma anche in tutta la ferramentistica per qualsiasi tipologia di fissaggio. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere like e iscrivervi al canale come al solito e vi do appuntamento alla prossima volta.